Il prodotto alimentare è molto più di quel che si vuol credere, o vi voglio far credere, perché in un contesto di gente alienata alimentarsi di A o di B è uguale. Per persone che non vogliono entrare in un discorso alienato, l'alimentazione diventa una delle scelte fondamentali. La nostra salute dipende molto dal cibo che mangiamo, però ci interessiamo molto di più di conoscere il medico che curerà la nostra malattia piuttosto che conoscere il contadino o l'allevatore che produce il cibo che poi andremo a consumare. La mia scelta è quella di avvicinarmi il più possibile a quello che la natura ci insegna, con i suoi principi legati sostanzialmente alla vita. Già il fatto di pensare che custodiamo un ambiente, un terreno e questo ci permette di riflettere sul fatto che dobbiamo lasciarlo a chi viene dopo di noi. Non lo so, l'idea. Questa qua si è rotta, si è avuta via. Ho fatto un'esperienza di ricerca etnografica che è durata circa un anno sul Montello e nella pianura che lo circonda, grazie ad un assegno di ricerca dell'Università di Venezia, e lo scopo di questa ricerca era studiare le piccole realtà agricole del territorio orientate verso una produzione biologica, anche se nell'indagine non ho fatto un discrimine tra chi aveva la certificazione e chi no, proprio perché ho cercato di indagare le pratiche effettive degli agricoltori e anche di quelli che fanno il biologico cosiddetto informale. Quella che mi sono trovata di fronte è stata una realtà molto, molto ampia di persone con delle esperienze di vita diverse tra loro e che provenivano anche da esperienze lavorative diverse. Quello che però accomuna tutte queste persone è proprio l'avvicinarsi verso un modo di fare agricoltura che è in frattura, diciamo, rispetto al modo convenzionale di fare agricoltura. Crediamo, noi che lavoriamo in questo settore, che questo tipo di agricoltura, che è un nuovo modello di agricoltura, che si allontana dai paradigmi dell'agricoltura convenzionale, abbia una forte vocazione. Cioè dietro alla produzione di cibo si nascondono tanti altri significati, tra cui la salute primariamente della comunità, del territorio, dell'ambiente, e il benessere anche generale della persona e del territorio in cui l'azienda agricola è inserita, ma anche il benessere di chi ci lavora, cioè di chi opera in agricoltura, che quindi si trova ad operare in un ambiente sano, in un ambiente in cui si sta bene. Qua siamo nella zona di Schio, in provincia di Vicenza, e siamo nella nostra azienda agricola biologica, nel senso che da una quindicina di anni facciamo questo metodo di conduzione. Coltiviamo, soprattutto noi siamo un po' specializzati nella coltivazione del melo, però pian pianino abbiamo affiancato altre colture come gli ortaggi, gli asparagi, perché vediamo che nella vendita diretta sono dei prodotti che sono molto apprezzati, quindi è un valore aggiunto, diciamo, ecco. Siamo in un posto che sembra incredibile, ma si trova a 5 minuti, diciamo 10 minuti dal centro di Vicenza, quindi è una vera e propria city farm, una delle rare city farm, cioè una fattoria in città che è stata salvata dall'urbanizzazione. E quello che noi facciamo è stato aprire in maniera però in qualche modo regolata questo spazio e questa valle al pubblico,
proponendo un percorso didattico ecopedagogico. Noi siamo passati all'agricoltura biologica proprio per essere coerenti col messaggio di rispetto e di cura della natura che noi difendiamo, quindi in qualche modo l'agricoltura si è messa al servizio dell'insegnamento, ma in più, quindi oltre a rimettere nei campi delle culture antiche come certe varietà di farro, abbiamo ricostituito in larga parte il patrimonio arboreo di queste zone, quindi abbiamo piantato circa 5.000 alberi tra salici, bosco planiziale, un frutteto biologico di varietà antiche e abbiamo cercato appunto di ricomporre quel paesaggio veneto tradizionale che ci aiuta sia a conservare la biodiversità sia a parlare ai bambini appunto di un tipo di agricoltura che forse è meno produttiva in termini di quantità, ma sicuramente più produttiva in termini di vita e di qualità. E quindi ci appoggiamo su questo nuovo paesaggio, o meglio, su questo paesaggio ricreato, per poter dare coerenza al nostro discorso. Anche se questo è un fiappicoetto, ma siamo in Italia, no? Non ho detto appena adesso. Oh! Famoli persici e via. Siamo nella cooperativa agricola Topinambur, siamo alla periferia nord-ovest di Treviso, proprio alla periferia, quindi il centro abitato è a poche centinaia di metri da qui. È una piccola azienda agricola che coltiva con metodo biologico non certificato che nasce nel 2010. L'azienda agricola nasce con una forte spinta vocata all'attività sociale e l'attività di tipo didattico. Siamo nel terreno a est di Ferrara, lungo l'asta del Po che viene chiamata la destra Po, proprio di fianco al Po di 2 km in linea d'aria. Qui stiamo andando verso il cuore dell'azienda, quell'albero se riesce a prenderlo è Quale? l'ombelico. Quello lì di fronte? Qui è una quercia, messa giù in onore di mia madre, è l'ombelico dell'azienda. Come vedi qua man mano ci spostiamo, è sempre piatto. Qui siamo nell'azienda agricola Lisanna e siamo a Castelfranco Veneto. Questa azienda è prevalentemente orticolo-zootecnica, facciamo ortaggi di stagione e pollame. Lavoro nella mia azienda agricola che ho fatto insieme ad altri 2 amici, che si chiama Terra delle Dolomiti. Siamo a Soverzene, in provincia di Belluno, che è un piccolo paesino nelle prealpi bellunesi, e produciamo essenzialmente fagioli e patate, oltre a qualche varietà di ortaggio, e alleviamo maiali allo stato semibrado. La Biofattoria Murialdo di Treviso è una società semplice agricola e si occupa di produrre ortaggi secondo il metodo biologico e affiancando alla produzione anche percorsi educativi e abilitativi a favore di persone con diversi tipi di disagio. Allora, io sono Valentino Mattiuzzo e ci troviamo nell'azienda biologica Madre Terra. Questa azienda agricola si occupa della coltivazione degli ortaggi, è un'azienda orticola. Facciamo ortaggi con metodo biologico. Sono Daniel Feltrin, 33 anni, agricoltore, faccio agricoltura biologica a Trevignano, in provincia di Treviso. L'azienda produce principalmente ortaggi biologici, ma in secondo luogo anche cereali, sempre biologici, di varietà antiche, alcuni tipi di frumento e il mais bianco perla. La mia formazione è dal liceo scientifico inizialmente e poi
Mi sono laureato in una laurea breve a Padova in tecniche erboristiche, che è un'interfacoltà fra farmacia e agraria. Io ho fatto l'elettromeccanico per 8 anni, abbandonando gli studi superiori, in modo particolare il liceo scientifico. Poi sono tornato a fare le serali e mi sono diplomato alle scuole magistrali. Io sono figlio di contadini. Fin dai tempi in cui facevo la scuola agraria mi sono avvicinato al discorso del biologico. Infatti mio padre mi diede un terreno nel lontano 1978 e all'epoca c'era nel Veneto il movimento Terra Nova e ho ancora la certificazione di quel terreno, 1978. Sicuramente io ero fra quelli che ai tempi ci trovavamo come dei carbonari in giro per l'Italia per definire cos'è biologico. Il mio percorso, che mi ha portato a scegliere l'agricoltura biologica come settore professionale, è particolare, nel senso che provengo da un tipo di studi educativi, pedagogici. La mia formazione è figlio di agricoltori, mai avuto interesse per il terreno più di tanto, ho fatto diversi tipi di scuole. Quando è stato ora di decidere, ho deciso di fare agraria anche all'università perché c'era qualcosa che non mi convinceva e nello stesso tempo mi attraeva. Forse l'attrazione maggiore mia era verso il discorso filosofico-artistico, però dicevo mi sembra assurdo dedicare il tempo solo a filosofia all'arte, mi sembra inutile. Quando ho capito che l'agricoltura è il lavoro più bello e più nobile che una persona possa fare, ho detto vabbè, se tanti cretini non la fanno, non ho detto che io mi devo mettere insieme a loro. Con la nascita del mio primo figlio, Giosuè, poi ho avuto anche proprio lo sprone, la spinta per cominciare a creare un luogo buono in cui si potesse vivere bene e creare del cibo salutare, oltre che un buon luogo. Quindi ho cominciato piantando degli alberi e coltivando un piccolo orto e che poi è diventata la mia professione. Biologico perché io sento che noi facciamo parte di un insieme che è tutto quello che ci circonda, quindi il biologico perché appunto il biologico deve necessariamente sposare solo le leggi della natura e non gli artifici di mentalità esaltate umane, insomma. Beh, l'agricoltura biologica è un'altra agricoltura, è un'agricoltura che ti fa conoscere più a fondo le cose, che ti fa riflettere di più, nel senso che devi proprio entrare in sintonia con la pianta, con gli esseri viventi, anche proprio con tutti gli animali che ti circondano. L'ecologia praticamente studia i rapporti che gli organismi viventi che popolano la biosfera hanno con la terra, con il clima e fra di loro. E l'applicazione dei principi dell'ecologia significa riconoscere il ruolo degli organismi viventi nel campo coltivato e quindi riconoscere i servizi che si erogano e utilizzare delle tecniche in modo da farli lavorare al posto nostro, cioè riconoscerli come delle forze che possono essere indirizzate a nostro vantaggio. Noi siamo partiti da subito con una pratica di agricoltura biologica, orticoltura biologica, ereditando terreni che erano sempre stati coltivati in chimico, quindi abbiamo dovuto dapprima bonificare il terreno con sovesci e con coltivazioni più leggere e stiamo entrando dopo circa 4 anni in regime con la giusta fertilità del terreno e con una buona produttività. La fertilità ha diverse componenti, le principali sono 3. La fertilità biologica, un terreno è fertile dal punto di vista biologico quando è ospite di vita, quando è in grado di fornire riparo, nutrimento,
protezione, sostegno a una comunità di organismi terricoli, grandi, piccoli e microscopici, diversificata e popolosa. Sono essi che trasformeranno i concimi che interreremo, i residui delle coltivazioni, i residui colturali, in humus e principi nutritivi. Da essi deriva il flusso dei nutrienti che raggiungerà le piante coltivate. Un terreno è fertile dal punto di vista fisico quando è in grado di formare aggregati, potremmo semplificare dicendo zolle, fra le particelle che lo compongono. Infine, un terreno è fertile anche dal punto di vista chimico quando è ben dotato di principi nutritivi, e questa proprietà ce l'abbiamo automaticamente se noi ci adoperiamo a mantenere e possibilmente migliorare la fertilità fisica e quella biologica, mentre invece purtroppo è l'unica faccia della fertilità che l'agricoltura industrializzata riconosce. Questa è una pacciamatura a paglia che sull'interfila tra una pacciamatura e l'altra di polietilene serve a impedire all'erba di crescere, perlomeno rallenta la crescita, è quello che per noi è sufficiente per gestire l'impianto durante l'estate. Mentre la spolveratina di paglia sul telo in polietilene ci serve ad abbassare la temperatura del terreno per riuscire a trapiantare anche con alte temperature culture delicate come la lattuga, come tutte le culture a foglie. Tutto quello che facciamo noi è seguire la prassi biologica, quindi per quanto riguarda il contenimento delle malerbe abbiamo visto prima pacciamature piuttosto che sarchiature e zappature manuali. Per quanto riguarda la fertilità noi ci affidiamo sostanzialmente a semine e trinciature, interramento di sovesci e poi l'utilizzo del compost. L'agricoltura biologica non è un ritorno al passato, si parte da lì. Grazie a tutte le conoscenze che generazioni di agricoltori hanno maturato col metodo prova-errore, vengono tenute in grandissima considerazione, ma si parte da lì e si usano, si sfruttano, si fanno fruttare tutte le conoscenze moderne nel campo scientifico in modo da far evolvere questa forma di agricoltura al fine di renderla più efficiente e più adatta alle esigenze umane. Questo è un campo di fagioli Gialette, che è una varietà locale della Val Belluna che è stata recuperata un po' di anni fa, era andata un po' perduta. È un fagiolo tipo un fagiolo solferino molto piccolo che noi raccogliamo secco in pianta, quindi un processo completamente manuale. Si sviluppa su questi tutori che sono delle canne che mettiamo giù a capannina, soprattutto perché questa è una zona molto ventilata e quindi in questo modo le piante resistono un po' di più al vento, e seminiamo a mano, quindi mettiamo giù i teli per la pacciamatura per evitare di passare poi a togliere le erbe perché sarebbe un lavoro in più. Teli, i fagioli, seminiamo i fagioli direttamente a mano in terra, crescono sulla canna e verso settembre-ottobre, quando le piante seccano, facciamo il raccolto. Questo è un campo completamente, una cultura completamente che si lavora completamente a mano, a parte la preparazione del terreno, però il resto, sia piantare le canne che seminare e raccogliere, è tutto manuale. Nel melio sono anni che abbiamo abbattuto del 90% l'uso di anticritogamici e anche di insetticidi, e adoperiamo delle trappole che servono per catturare gli insetti, quindi il Corsus per esempio, che è rodilegno del melo, oppure abbiamo delle catture massali appunto per l'acidia. Questo è un frutteto di mele. Abbiamo appena messo le rette antigrandine, quindi è un sistema abbastanza innovativo, perché appunto oltre a proteggere le piante dalla grandine le protegge anche da alcuni tipi di parassiti, quindi impedisce il volo di questi parassiti e l'inserimento nelle parti della chioma, quindi in teoria non dovrebbero entrare nell'albero e quindi non possono riprodursi. Quindi risparmiamo moltissimi soldi in trattamenti che nel biologico costano molti soldi. Infatti qua le mele, a differenza di quelle di prima, sono assolutamente perfette, e anche le foglie sono assolutamente perfette, quindi questa pianta produrrà normalmente.
prossimo lavoro da fare è questo, che è il diradamento manuale, sfoltire i frutti, togliere praticamente quelli in eccesso, anche con le mani perché è un lavoro molto rilassante. Togliamo praticamente queste piccole mele, le strappiamo proprio, le togliamo e ne lasciamo una quantità abbastanza equilibrata. Nella mia azienda agricola cerchiamo di minimizzare lo spreco d'acqua utilizzando manichette a goccia e dove non è possibile i minimi interventi con l'irrigazione a scorrimento. Poi coltiviamo utilizzando principalmente compost di origine vegetale, molto raramente, ma talvolta anche letame maturo, che è difficile però da trovare. Utilizziamo anche la tecnica del sovescio per la concimazione. Poi una delle tecniche, diciamo, che maggiormente mi ha dato risultati e che continuo ad incentivare nella mia azienda è quella della pacciamatura. Utilizzando in maggior misura il telo in Mater B, quindi materiale biodegradabile in amido di mais, e talvolta in carta, recuperando, riciclando scarti di aziende cartiere. Qui abbiamo mele, prevalentemente mele, e c'era un frutteto sperimentale prima di pesche, di drupacee di diverso tipo, però in biologico non è sopravvissuto con i miei criteri, che chiedo una forte rusticità. Adesso stiamo inserendo alcune piante da frutto diverse, che possono essere il pero, ad esempio, in particolare 2 varietà per il momento, William e Abate, e alcuni innesti che abbiamo ricavato di ciliegi in giro che ci sembrano che resistano specialmente al problema degli afidi. L'unico grande problema che mi è rimasto è la cocciniglia, che faccio con un polisulfuro di calcio, che sarebbe una miscela tra calcio e zolfo, che lo devo fare in primavera. Per il resto non sto facendo più nulla. Questo però, scemo non del tutto, ci sono varietà resistenti a etichetta che è fondamentale. Mi sono reso conto che nelle piante da frutto esiste un clima, un climas, adattarsi uno all'altra per poter sopravvivere meglio. Cioè si crea un contesto di ambientazione di qualità di un certo tipo. Crea resistenze sue, è incredibile come la pianta abbia delle capacità sue di sopravvivenza. Sembra dire delle cose proprio un po' pazze dicendo così, invece non è vero. L'idea del bosco attorno, c'è tutta una interrelazione sulle cose. Chiaramente, voglio dire, di piante morte ce ne sarà, non è mai arrivato neanche 30 piante all'anno, 20 piante all'anno circa, per dire. Si è creato un buon habitat, come si vuol dire, una buona compagnia fra di loro. Il vero problema può essere le situazioni ambientali, tipo la grandine quest'anno, su cui non ho messo provvedimenti. Ho cercato di sviluppare questa forma di allevamento, io lo definisco allevamento biologico rurale, che non ha niente a che fare con l'allevamento biologico industriale, perché c'è anche quello, c'è da dire, in cui cerco di sviluppare il più possibile che il metodo affianchi le caratteristiche etologiche dell'animale. E quindi in particolare stiamo scegliendo degli animali che si adattino in maniera particolare al pascolo, all'aperto, e che siano resistenti anche ai vari sbalzi di climatici, temperatura, piovosità, eccetera. Esiste neanche nell'allevamento rurale una razza che va sicuramente bene dappertutto, no? Bisogna lavorarci su. Chiaramente la prima cosa da fare è spostarsi dalle razze ibride che ci sono in commercio. Pensiamo alle ovaiole. Le ovaiole sono degli animali che sono stati selezionati da tantissimo tempo
e che quindi hanno subito un'erosione genetica fortissima, tant'è vero che se noi utilizziamo degli ibridi di ovaiola con il nostro metodo, no, alla prima pioggia questi si ammalano tutti e quindi ci vogliono antibiotici. Invece diciamo che noi magari producono meno uova, ma dobbiamo cercare di promuovere l'allevamento di animali rustici, cioè resistenti agli sbalzi climatici, con una grossa capacità di adattamento e soprattutto con anche una attitudine al pascolamento. La dimostrazione del rispetto nei confronti dell'animale va a pari passo della conoscenza dell'animale, dell'etologia dell'animale. Noi attualmente per quanto riguarda le ovaiole, stiamo utilizzando le razze venete, cioè la robusta leonata, la robusta maculata, l'ermelinata di Rovigo, e cerchiamo di fare una selezione in azienda per dare appunto una tipologia più inerente al nostro metodo di allevamento, che attualmente è un po' un metodo proprio al naturale, un po' selvaggio, nel senso che queste sono tutto l'anno sono fuori. Dal punto di vista della carne, chiaramente la gente lo sente, perché la carne ha un gusto totalmente diverso e ha il sapore del pollo di una volta, dicono no. Questo però non è così semplice da trasmettere a chiunque, perché molti guardano solo il portafoglio e soprattutto perché tanti giovani, e qua questo è da dire, i giovani non sono più abituati a sentire i sapori, hanno solo 3-4 sapori in mente e sono ormai indirizzati solo a quello, quindi bisogna educare le persone a riscoprire anche una parte del gusto. Da qua si sale per un sentiero e si va su un po' per la montagna, dove abbiamo un altro posto dove l'anno scorso tenevamo i maiali. L'anno scorso erano proprio in montagna. I piccolini sono laggiù che mangiano. Ti vedo. Li vedi sotto degli alberi là nel bosco. Uccellini. Questi hanno neanche 3 mesi. 3 mesi ce li hanno. Sono arrivati domenica scorsa, 2 giorni fa. E la razza è un Pietren, che si presta bene all'aperto perché hanno abbastanza anche un po' di pelo, quindi anche col freddo riescono a tenere duro bene, e hanno uno spazio qui di circa 5-6 mila metri, sono in 15 e si sono già adattati perché hanno già imparato tutto. È bastato un giorno, hanno capito dove andare a nascondersi, dove andare a dormire, dove bere e dove mangiare. È fondamentale per loro, al di là del pascolo e del bosco, dove possono poi stare all'ombra, ripararsi dal sole o da chi viene, anche avere l'acqua. Qui è un ramo del Piave che sgorga da sotto i sassi e quindi hanno l'acqua fresca che è sia potabile per loro per bere che anche per rinfrescarsi quando fa più caldo, quindi viene fuori proprio da sotto questo. Quindi loro qui hanno un habitat proprio ideale, che possono grufolare tutto il tempo, fare i bagni, fare i fanghi, possono fare quello che vogliono. Questi quanto hanno? Questi hanno 6 mesi. Quindi 3, 6. Dall'altra parte, dove vedi ancora non coltivato, appena lavorato, verrà messa giù la canapa. Perché io faccio parte di quei pazzi, come dico sempre, consapevoli, che fanno le cose, sono quelli, sapete chi sono i pionieri? Quelli che la pigliano nel culo prima degli altri. Fanno tutti gli errori che devono fare e poi gli altri diventano bravi dopo. È un destino strano, però uno si sente così, non può rinunciare al suo destino. Se l'agricoltura biologica è una forma di agricoltura che non riguarda un ritorno al passato, ma è proiettata al futuro e mette in pratica tutte le innovazioni più recenti, sono proprio gli agricoltori che quotidianamente le mettono in pratica che possono insegnare a nuove generazioni a coltivare la terra. È da qui che nasce il progetto della scuola esperienziale itinerante di agricoltura biologica, una scuola particolare che non ha una sede fissa ma è diffusa nel territorio ed è rappresentata dalle aziende agricole, dei docenti
Sì, perché i docenti sono agricoltori e l'apprendimento del metodo di coltivazione è eseguito in modo esperienziale, cioè gli allievi imparano a coltivare la terra facendolo insieme agli agricoltori. In serra 10-14, 10 e 20, poi abbiamo fuori, piantiamo fuori, pieno campo. Primo pieno campo e facciamo una semina il 1° maggio normalmente, poi facciamo una semina il 20 di maggio, poi facciamo una semina il 10 del 6, cosa siamo oggi? Allora la seminatrice fa una fila alla volta, è manuale perché la spingiamo noi a mano e ha il segnafila, questo è il segnafila, lo si metto a destra o a sinistra in base alla fila che va segnata. Quello che si vede qui è una trasformazione che sta subendo il paesaggio agrario del Montello. Ne abbiamo queste estensioni grandissime di viti, siamo quindi di fronte ad una monocultura, pali di cemento, raccolta meccanizzata dell'uva, uso molto spinto della chimica per riuscire a produrre poi quello che è un prodotto d'eccellenza del territorio comunque. Molto spesso questi piccoli agricoltori vedono proprio nel lavoro agricolo la possibilità di poter diventare quasi un presidio, di fare presidio territoriale, di difendere il territorio e di rigenerarlo. Molti parlano, quando si lavora la terra, di domesticazione della terra, no? La terra, una terra incolta, deve tornare ad essere addomesticata e lo si fa proprio attraverso l'agricoltura. È abbastanza evidente a tutti che la biodiversità crea un migliore equilibrio all'interno dell'azienda. Quando c'è una monocultura gli attacchi dei parassiti sono sempre molto più forti e quando invece si cerca di diversificare questi attacchi sono sempre molto più limitati e questo comporta che io non debba per forza intervenire con trattamenti, anzi generalmente non ne faccio se non qualche trattamento di rame nei periodi molto piovosi oppure qualche trattamento con dei microrganismi. La biodiversità è la diversità della vita, che include la diversità degli ecosistemi, per esempio un bosco, un lago, una prateria, oppure anche di ecosistemi non naturali come quelli che ho appena detto, ma artificiali, un orto, un campo coltivato, un giardino. La biodiversità è anche la diversità delle specie, cioè di tutti quegli organismi che popolano quell'ecosistema di riferimento. Per esempio in un campo coltivato la biodiversità può essere rappresentata dal fatto che nella stessa parcella io posso coltivare della lattuga, del pomodoro, della melanzana, delle patate. Fra le varie infrastrutture ecologiche come siepi, prati, appunto anche la food forest stessa, il laghetto ha l'importanza di ospitare e ristorare perché vengono molti uccelli, insetti ad abbeverarsi e soprattutto anfibi come rospi, raganelle, probabilmente arriveranno anche i tritoni, anfibi che hanno la possibilità di cibarsi di insetti che possono essere dannosi o comunque fastidiosi e uscendo anche dall'acqua, diversamente dai pesci che non lo possono fare. Quindi abbiamo lasciato questo laghetto libero da pesci cercando che libellule e anfibi possano riprodursi e colonizzare i luoghi dell'azienda combattendo molti insetti e parassiti. La salubrità del luogo è abbastanza evidente
anche per gli apicoltori, che uno in particolare porta qui da me le api a passare l'estate, la primavera, l'estate, poi fino a tardo autunno, perché è un luogo in cui la moria delle api è minore. In altri ambienti dove le monoculture come frutteti convenzionali, ma anche il mais sono presenti, i forti trattamenti che vengono fatti non consentono un buon sviluppo degli apiari, anzi si verificano evidenti morie. Invece in questa zona, in questo ambiente, tutto ciò non accade, anzi le fioriture dei prati, delle fasce inerbite che lascio garantiscono sempre un minimo di nettare e di polline, e i frutteti vengono favoriti dall'impollinazione delle api, e le api in un certo senso comunque riescono anche in periodi in cui le fioriture non sono molto evidenti ad approvvigionarsi nel mio frutteto, che è composto appunto da molte essenze e quindi con fioriture piuttosto scalari. È grazie alla ricchezza in specie e popolazioni presenti nel campo coltivato che noi possiamo risolvere un sacco di problemi e mantenere il terreno fertile. Noi non ci riferiamo solo alla biodiversità che osserviamo spuntare dalla superficie del terreno, ma ci riferiamo soprattutto a quella che c'è sottoterra. In un grammo di terreno ci sono da 50 a 200 e forse anche più milioni di organismi viventi. Ecco, questa è una straordinaria biodiversità che noi con le pratiche agricole cerchiamo di mantenere e possibilmente di potenziare. Grazie a questa biodiversità sottoterra noi possiamo proteggere le radici dagli attacchi di parassiti terricoli, noi possiamo risolvere dei problemi di perdita della fertilità dovuti a compattamento, a suole di lavorazioni, a crostoni superficiali. Noi possiamo migliorare il flusso di nutrienti che deriva dai concimi e dai residui colturali verso le coltivazioni. Biodiversità perché è l'unico modo per resistere in un contesto urbano, cioè quindi quando si ha poca resilienza ecologica sarebbe impossibile far fronte agli attacchi dei parassiti o delle muffe se non ci fosse un contesto come quello che si sta cercando di costruire qui, dove ci sono siepi, dove ci sono piante spontanee, e quindi è un volano che ospita tutta una serie di insetti utili che ci danno una mano a contrastare i parassiti. Biodiversità va costruita fondamentalmente nella qualità del terreno, eliminando al massimo le lavorazioni del terreno, utilizzando il compost, utilizzando le tecniche del sovescio. Ci stiamo costruendo un suolo che è un bacino di vita eccezionale che ci sta restituendo poi nelle culture una grandissima soddisfazione. Quando siamo venuti in questa azienda per iniziare la conversione, che è il periodo in cui passa quel tempo perché il terreno si disintossichi dall'agricoltura convenzionale, abbiamo scelto questo pezzettino di terreno, insomma, che sono circa 2000 metri, abbiamo piantato qualche albero guida, che erano gli alberi guida del bosco della pianura, per cui qualche quercia, qualche olmo, frassino, un po' di salici e ontani attorno allo scavo che dopo vediamo che abbiamo fatto, che si è trasformato poi in un piccolo stagno, e abbiamo piantato un po' di alberi, poi tutto il resto l'ha fatto la natura, insomma. Questo è successo 15 anni fa circa, insomma, no, 14 anni fa. Il boschetto che si è formato qua è come naturalmente, insomma, potrebbe riforestarsi facilmente, insomma, dico, in 15 anni sembra di essere in un mondo completamente diverso, insomma. Queste sono tutte piante che spontaneamente sono arrivate attraverso la inseminazione naturale fatta dagli uccelli normalmente, e ci sono tutte le piante arboree ed arbustive, insomma, no, che sono presenti nella nostra. Il sanguinello, che poi diventa bello rosso in autunno, per questo si chiama così. L'acero campestre, che è una pianta guida, e qui li vediamo da piccoletti ma poi diventano degli arbusti belli grandi, insomma, no? Il biancospino, che è questo qua, che fa delle belle bacche rosse, insomma, no? Che viene così naturalmente. Un pioppo, che è questo, che ama molto gli ambienti acquatici, insomma, no? Il ligustro, anche lui che è arrivato qua naturalmente. Questo, che è
Rhamnus catartica, un spincervino, una pianta che fa delle spine molto molto lunghe, che non è che sia poi così tanto presente, però c'è anche questo. Quante varietà avete censito? Ce ne sono circa 130. Questo serve per avere una base per la biodiversità. Il fatto di avere tante specie spontanee significa che ci saranno molti insetti che sono attratti da queste specie spontanee, che poi andranno a predare gli insetti che sono dannosi dentro il nostro campo. Il fatto che ci sia l'acqua è stato fatto perché così ci saranno delle altre specie a cui gli piace stare vicino all'acqua, per cui aumenta il numero delle specie aumentando la diversità degli ambienti. Ma la biodiversità è anche la diversità del patrimonio genetico, cioè come le specie al loro interno si differenziano in razze, varietà, popolazioni. Nello stesso campo coltivato, nella parcella dove c'è la lattuga, io potrei avere della lattuga gentile, brasiliana, cappuccia. Esse appartengono alla stessa specie ma hanno un patrimonio genetico diverso. Un grosso problema che abbiamo noi è quello di trovare anche nel mercato della vivaistica biologica dei prodotti, delle varietà gustose che vadano molto bene per la vendita diretta. Noi fondamentalmente serviamo il nostro consumatore che una volta acquistato da qui consuma direttamente a casa. Quindi adesso stiamo alla ricerca di varietà gustose, specialmente per quanto riguarda le cucurbitacee, quindi lo zucchino e il pomodoro, il peperone e la melanzana. Quello che vedete qua sopra sono una serie di sementi che io e altre persone che fanno parte del gruppo Coltivare Condividendo abbiamo recuperato in provincia di Belluno. Cioè, contattando i piccoli coltivatori, le aziende, gli appassionati, siamo riusciti a recuperare tutte queste varietà di fagioli, di cereali, di mais, di piselli, e abbiamo iniziato a riprodurli seguendo anche una certa modalità, chiamiamola così, scientifica, tecnica. E poi queste sementi, una parte ovviamente le conserviamo come patrimonio proprio della nostra biodiversità, e una parte la doniamo a quelli che noi chiamiamo i custodi della biodiversità, cioè quelle persone che vogliono prendersi cura di queste sementi per coltivarle e riprodurle. Chiunque di noi può essere un custode della biodiversità. Quello che noi chiediamo a loro è quello di aiutarci per salvare la biodiversità, perché è ovvio che questi fagioli non può coltivarli solo una persona. Noi gli affidiamo un po' di semi, una manciata di semi, lui si prende l'incarico di coltivarli e di compilarci delle schede con alcuni dati che sono essenziali, cioè quando lo semina, quando inizia a germogliare, quando inizia a fare i primi frutti, quando fa i baccelli e poi che produzione ha. E ci annota assieme anche quelle che sono un po' le difficoltà che ha avuto, parassiti e via dicendo. Cosa accende la mattina? Ci sono le sementi per l'orto. E alla fine dell'anno praticamente noi ci troviamo quando facciamo una festa che si chiama chiamata raccolto, e questa persona ci porta la scheda, poi non è obbligato a portarci anche i fagioli, nel senso che comunque lui se li può anche tenere e ricoltivare se gli piacciono. L'importante è che poi nel tempo questi fagioli, quando iniziano ad avere una certa quantità, o li dà a noi, poi noi li distribuiamo, o li dona a qualcun altro per fare in modo di mandare avanti questa pratica sicuramente molto importante. Ci sono dei fagioli che sono molto più conosciuti degli altri. Uno di questi ad esempio è questo, che si chiama il fagiolo Bonel. Viene coltivato nella zona di Fonzaso ed è sicuramente un fagiolo molto interessante sia per quelle che sono le sue caratteristiche organolettiche ma anche per la resa. C'è un fagiolo che rende bene, può essere coltivato, mangiato sia fresco che secco e quindi dà un'ottima resa come tipo di fagiolo, mantenendo anche un'ottima qualità. E particolarità di questo fagiolo è che a Fonzaso viene chiamato fagiolo Bonel, in Alpago viene chiamato fagiolo Mama del Pago e a Revini al Lago viene chiamato fagiolo del lago, quindi fa capire un fagiolo molto coltivato in tante zone diverse, quindi che ha anche la sua importanza. Dopo andando nell'ambito dei borlotti, qui ci sono due fagioli sicuramente molto interessanti che venivano molto coltivati un tempo e che adesso si sta riprendendo a coltivare. Questo è il fagiolo della riga d'oro, che qualcuno chiama anche fagiolo dell'olio o tone,
e questo è un borlotto anche questo molto produttivo, che ha un'ottima qualità dal punto di vista, una buccia molto fine ed anche delle buone caratteristiche organolettiche, e anche qui ci sono diversi ecotipi, perché si vede che ce ne sono quelli un po' più tondeggianti e quelli leggermente più allungati. E poi ci sono tutta una serie di altri fagioli che si sta iniziando a coltivarli, proprio recuperati praticamente da qualche manciata di fagioli come questo, la masselletta rossa. Ne abbiamo recuperato una manciata e adesso invece ce ne sono tante persone che hanno iniziato a coltivarlo e abbiamo iniziato a mangiarlo, e comunque è un fagiolo discreto, però tra l'altro è anche molto bello come estetica. La qualità può essere anche di tipo emozionale. Il cibo che mangiamo suscita in noi delle emozioni, dei ricordi particolari. Ci sono diversi consumatori che frequentano le nostre aziende, i punti vendita delle nostre aziende, che si emozionano di fronte all'opportunità di poter assaggiare dei frutti o delle verdure irreperibili nei supermercati o dei fruttivendoli, che a loro ricordano dei momenti piacevoli dell'infanzia. Ecco, anche questa è qualità, per esempio. E 30 anni fa ancora esisteva in orticoltura, esistevano diversi agricoltori che si autoriproducevano le sementi. I prodotti che uscivano da questa autoriproduzione delle sementi erano dei prodotti, intendo dire i finocchi, le lattughe, i radichi, insomma, no, erano dei prodotti che avevano delle qualità organolettiche molto particolari, i sapori, i profumi, il gusto, insomma, no, un po' degli ortaggi era molto diverso da quello che c'è adesso, per cui sono cresciuto con dentro di me il ricordo preciso di quei sapori particolari. Tutte quante le nuove varietà che troviamo oggi nel mercato che riguardano le sementi, insomma, sono delle sementi che hanno solamente un obiettivo, che è quello di fare una grande produzione, una grossa produzione, una quantità, insomma, no? E soprattutto di poter essere trasportate in giro per il mondo in maniera industriale. Le vecchie varietà hanno dei sapori particolari, dei gusti particolari, degli aspetti ben riconoscibili di diversità, e però hanno un problema, che è quello che devono essere consumate fresche, perché non hanno tutta quella conservabilità di quei prodotti industriali che troviamo adesso. Quando siamo partiti in questa azienda a fare orticoltura, abbiamo ripreso con Valentino alcune vecchie varietà, vecchie sementi, quelle di radicchio, quelle di melanzana, abbiamo una melanzana globosa, viola, poi ci siamo autoprodotti i fagiolini, il fagiolo, insomma, la cipolla, che ci siamo riprodotti anche quest'anno, le verze, che hanno tutti quanti un aspetto visivo particolare, un aspetto organolettico particolare. Riusciamo a farlo capire questo attraverso la vendita diretta, che è l'altra caratteristica importante dell'azienda, cioè comunicare direttamente con le persone. Se comunichi attraverso la parte verbale che gli spieghi, ma comunichi anche attraverso la parte sensitiva, che è quella di avere un prodotto che riconoscono, di sentire la diversità. Insomma, questo ci ha permesso di poter andare avanti nel selezionare le vecchie varietà. Questa è una pannocchia di un mais ibrido, ho mangiato anche un po' da piraline, insomma, ed è quelle che si coltivano adesso, insomma, mentre molto produttivo, insomma, poi quest'anno tutta la pioggia che c'è stata sarà molto produttivo, ed è un mais farinoso, mentre questa è una pannocchia di un mais di un tempo, dell'800, ed è una pannocchia di mais marano, anche se non siamo a Marano Vicentino, dove è l'origine di questo mais qua. È per dare l'idea, insomma, della differenza, ma la differenza che salta all'occhio è la grazia, l'eleganza, il portamento, insomma sono due cose completamente diverse, insomma, oltre ad essere diverse nella loro sostanza. Questo mais farinoso, questo mais vitreo, e da questo viene la polenta, e questo va per l'allevamento degli animali, insomma. C'è una grazia estetica, insomma, che è fin troppo evidente di differenza, insomma, ecco. So che qualcuno fa da ridere, insomma, perché tanto questo produce 120, 140, 150, 180 quintali ettaro, e questo ne fa 30, insomma, no, ecco, 40 se è bravo, quindi ne fa un terzo, insomma. La biodiversità ci consente di coltivare meglio, avendo cioè molto più cibo a disposizione, con dei gusti, con dei sapori diversi, e soprattutto anche in maniera più efficace. Nel senso che se noi abbiamo una o due varietà prodotte dalle multinazionali che, come dicevo prima, hanno un unico scopo di massimo profitto, massima resa, e venderti i loro prodotti per coltivarli,
Se quelle macchine da corsa che devono produrre tantissimo trovano degli anni che sono delle situazioni avverse, sicuramente non hanno le rese che hanno, oppure possono anche non riuscire a produrre nulla. Qui invece abbiamo una varietà così vasta di prodotti, di semi, che questi ti garantiscono comunque una produzione. C'è stato ad esempio anche nell'anno in cui c'è stato un pesante attacco di virosi, in cui la maggior parte dei fagioli aveva grossi problemi, abbiamo trovato che c'erano dei fagioli come questo, infatti si vede che è super richiesto perché non è rimasto quasi niente, che si chiama Bianchette, che lui va in produzione, dopo 2 mesi va in produzione. Questo anche in un'annata avversa come quella che c'è stata della virosi, lui è riuscito a produrre e quindi dare da mangiare alle persone. Dobbiamo considerare che questa biodiversità nasce da un'agricoltura che è basata proprio sul bisogno di produrre cibo, non di produrre una merce che viene venduta, ma cibo significa piantare tante piante diverse sapendo che qualcuna non darà nulla e qualcuna invece riuscirà a produrre. L'anno scorso, se non sbaglio, noi altri siamo partiti a raccoglierli più o meno tutti così. Per cui, a parte questo era posa intera, te hai venature bianche che viene fuori e perde, vedi tu che perde cose dopo. Per cui è dato, stite vardi, aria qua. Vedi tu quando che sei piccolo, quanto più puntina che sei. Ti dici che sia maturazione? Sì. La fattoria Topinambur sceglie di investire energie e personale anche nell'attività di tipo didattico-educativo, che va veramente a cercare un legame con chi si occupa di cibo, con chi si occupa di agricoltura, quindi altri agricoltori, persone che sono appunto specializzate nell'ambito della salute. Quindi l'idea è quella di offrire dei momenti culturali, delle serate tematiche, delle giornate informative, con chi si occupa di benessere, di salute e di cibo. I cereali integrali, appunto, sono facilissimi da preparare. Quindi essenzialmente cerchiamo di valorizzare il potenziale naturale di un ambiente, in questo caso straordinario come quello della Valletta del Silenzio, ma che può essere anche un ambiente più ordinario di una fattoria, però creando una sequenza di attività secondo un metodo che si chiama l'ecopedagogia. Sostanzialmente questo metodo, che ci viene un po' dal Belgio, da un istituto che si chiama Istituto di Ecopedagogia, è fatto di alcuni elementi che si ritrovano in tutti i giochi che noi abbiamo. Il primo, appunto, l'ho detto, è il gioco, quindi l'approccio ludico, il fatto di divertirsi, di ridere, è un elemento fondamentale. Quindi le cose qui si imparano ridendo, giocando, divertendosi. Il secondo elemento, per noi molto importante, è di collegare le varie esperienze insieme. Quindi quando noi facciamo un gioco intorno agli alberi, piuttosto che un gioco intorno all'ape, piuttosto che un gioco intorno all'acqua, noi mettiamo sempre in collegamento questi elementi, quindi l'idea di una visione sistemica. La terza caratteristica dell'approccio pedagogico è quello che impariamo insieme. Qui non c'è un professore o un maestro, anzi quando ci chiamano maestro gli diciamo no, noi non siamo maestri, i maestri stanno a scuola, noi siamo animatori e cerchiamo di far parlare il più possibile i bambini stessi delle loro emozioni, delle loro esperienze, e anche noi facilitiamo in qualche modo un processo di apprendimento comune, collettivo. È stata fatta la scelta di proporci come fattoria didattica nel territorio per più motivi. Inizialmente è nata come attività di integrazione per i ragazzi che comunque sono accolti nella fattoria, e poi man mano, attraverso l'elaborazione dei laboratori, dei percorsi didattici che ci caratterizzano, abbiamo compreso anche noi delle cose. Per noi è importante far capire che la didattica non è quella cosa che si rivolge solo ai bambini, ma si può rivolgere tranquillamente a tutti. L'importante è essere consapevoli di cosa vuoi comunicare e a chi lo vuoi comunicare. E quindi abbiamo deciso, insomma, di aprire questi percorsi a tutti quanti. Tra i vari laboratori
quello che abbiamo colto nell'ultimo anno abbia avuto maggior riscontro è stato proprio quello più legato alla natura, dove cerchiamo di portare la persona a sentirsi parte della stessa e in qualche modo a diventare creativa tanto quanto, cioè sentirsi parte in modo attivo. L'osservazione ti porta a prendere consapevolezza e a verificare un sacco di aspetti che poi ti servono in termini anche di conduzione, di produzione e quant'altro. Non da meno anche per sentirsi parte di un contesto che ci siamo resi conto ormai è un po' lontano dall'uomo. Dai, vai a tenere le uova! Se io ti lascio cosa succede? Non avere paura Filippo, guarda il tuo obiettivo, non guardare dietro. Come guarda? Piano, una sola, vai. Occhio a Menocca, occhio a Tessolina. Bravo! Ma ce ne sono ancora! Ha preso le uova! Io dico sempre che agricoltura è il sostantivo e sociale è un aggettivo che ne qualifica un modo di fare l'agricoltura. La facciamo inserendo in tutte le attività produttive dell'azienda le persone che seguiamo mandate dai servizi sociali, dai comuni, ma anche da famiglie che richiedono degli interventi per i propri figli. Per noi quindi è importante rispettare anche i tempi loro nei lavori e ritornare a fare un'agricoltura più vicina ai tempi dell'uomo, alla dimensione umana. Soprattutto con la coltivazione degli ortaggi, il fatto di poter riproporre dei cicli nelle coltivazioni ripetuti in maniera veloce nel tempo, pensiamo alle azioni di trapianto, di semina e poi di raccolta e avendo soprattutto la stagionalità, quindi la ripetizione in ogni stagione di queste azioni, semina, trapianto, raccolto, cura dell'ortaggio, permette a queste persone di motivarsi, di responsabilizzarsi, di vedere i frutti del proprio lavoro assieme a noi che li conduciamo in questa esperienza. Sì, noi abbiamo proprio fatto questa scelta di andare ovviamente gratuitamente nelle scuole, negli asili, ma soprattutto nelle scuole elementari, in quelle medie, a far conoscere la biodiversità. E la cosa che molte volte ci stupisce è che questi bambini ti guardano con gli occhi sgranati e dicono: ma come un seme è possibile riprodurlo? Non è che devo andare ogni anno a comprarlo al supermercato. E ora poi tu inizi a spiegargli che tu prendi questo seme, glielo regaliamo, glielo affidiamo, voi diventate custodi della biodiversità. E loro si emozionano su queste cose e iniziano a farsi il piccolo orto nella scuola. E poi ci portano anche, non so, una zucca, ci portano, contenti di quello che sono riusciti a fare, cioè hanno messo in pratica, si sentono importanti perché, e lo sono importanti, perché sono riusciti a riprodurre un seme, avere un frutto che poi ci portano come fosse un trofeo di quello che sono riusciti a ottenere. Io sono molto contento di quello che sta succedendo ultimamente, di molti giovani che si avvicinano all'attività agricola, in particolare con la scelta del biologico, che non è una scelta di business ma è proprio una scelta culturale che fanno. Questo sicuramente è una cosa evidente. Poi c'è anche da dire invece che il mercato del biologico invece non ha seguito questo iter ed è più che in più diciamo che è più seguito il discorso prettamente commerciale, quindi nell'ambito del mercato del biologico ci sono livelli diversi. C'è una diversa sensibilità da parte dei produttori e anche una diversa sensibilità da parte dei consumatori, però bisogna ancora lavorare molto a livello culturale. Molto spesso mi domando, ma noi faremo
curare i nostri figli online scegliendo la cura in base al minor prezzo, e poi invece questo è quello che facciamo quotidianamente quando andiamo al supermercato ed acquistiamo dei cibi di cui non sappiamo la provenienza, di cui non sappiamo le proprietà nutrizionali e le scegliamo solamente in base alla migliore offerta. Questo nostro comportamento fa sì che il cibo, invece che essere la nostra miglior medicina, diventi la nostra condanna, diventi quello che ci fa ammalare quotidianamente. Ci troviamo nella città di Ferrara, cioè dentro, perché siamo proprio dentro le cinto murarie della città. Coltiviamo qui le nostre verdure, anche del grano abbiamo, e lo rivendiamo poi direttamente qui, che abbiamo un punto vendita vicino proprio, quindi a chilometro completamente zero, diciamo. La coltivazione qui è un po' più, diciamo, dura che in campagna, essendo dentro la città ho più difficoltà a usare i mezzi anche agricoli, però trovo che sia molto importante anche che il cittadino possa vedere l'annualità, il cosa c'è veramente in campo. Le barbabietole sono vostre? Sì. E lo conosci? Sai usarla? L'hai già mangiata? Sì, l'ho già mangiata, però io faccio anche le foglie, giusto? Infatti, siccome sono freschissime, le abbiamo raccolte stamattina, noi lasciamo la foglia, così puoi cuocerla. Ma tutto assieme o... Io preferirei a parte? distinguerle a parte, hanno tempi di cottura diversi. La rapa la utilizzi o al vapore o cruda. Anche e lui ne mangia quantità industriali. Anche perché dà colore al piatto. E le foglie invece come una bieta da costa. Puoi mistarle anche con un po' di cicoria se vuoi. Un po' della cicoria Catalogna. La scelta per me di lavorare nell'ambito commerciale, quindi non solo di produrre la verdura ma di proporla al cliente, sento che è fondamentale in questo momento storico, perché posso proprio a livello educativo fare un lavoro con il cliente di presa di consapevolezza dei cicli naturali, della stagionalità, di ciò che la terra in questo momento può dare, e quindi collegare il cliente attraverso un lavoro veramente di semplice offerta del prodotto e di scambiare qualche parola insieme, al di là degli eventi educativi, di ritessitura di un qualcosa che è stato per ragioni economiche tagliato. Spesso si dice che il biologico è troppo caro. Non è vero. Il biologico, a differenza dell'agricoltura chimica e industriale, accolla su di sé dei costi che quell'altro tipo di agricoltura fa ricadere sulla collettività. Si tratta dei costi sociali ed ambientali. Praticamente la tecnica colturale dell'agricoltura biologica non implica forme di inquinamento del terreno, non è pericolosa per la salute innanzitutto dell'agricoltore e del consumatore, e quindi non fa ricadere sul sistema sanitario nazionale dei costi che riguardano la cura di patologie professionali legate all'attività agricola, oppure delle sindromi varie che derivano dall'assunzione ripetuta per anni, per decenni, di cibi contenenti residui di sostanze indesiderate, in questo caso pesticidi. Per quanto riguarda i costi ambientali, l'agricoltura biologica non inquina le acque, non causa una perdita di biodiversità, che è un patrimonio dell'umanità, della collettività, anzi fa di tutto per mantenerla perché se ne serve per risolvere i problemi, a differenza di altre forme di agricoltura dove si usano molto i muscoli e poco la testa. Molto spesso ci chiediamo se possiamo fidarci delle certificazioni biologiche oppure dei controlli che vengono fatti sul nostro cibo.
E allora forse il miglior modo di controllare il nostro cibo è quello di andarlo a controllare noi stessi, facendo la spesa in azienda agricola, andando ad acquistare direttamente dai produttori, parlando con loro e recuperando quel controllo fatto sulla fiducia. Se noi acquistiamo da persone che producono, che fanno parte della nostra stessa rete sociale, sono le persone di cui sicuramente potremo fidarci di più rispetto a qualsiasi marchio, a qualsiasi controllo che possa essere fatto in luoghi molto lontani da noi. Io credo che la sensibilità stia aumentando, un po' perché le persone si stanno rendendo conto e grazie anche agli organi di informazione si sta aprendo un varco su tutto il silenzio che c'è stato fino ad ora sull'agricoltura. Cioè si va davvero a vedere quanti danni sono stati fatti attraverso l'agricoltura sull'ambiente, su chi ci lavorava e su chi consumava il prodotto. Quindi finalmente una consapevolezza c'è. Il problema è semplice, mi auguro solo che gli agricoltori sopravvivino, perché la situazione economica è drammatica, per cui speriamo che la voglia di mangiare bene, di avere dei buoni prodotti, aiuti i contadini a restare in campagna e formi nuovi contadini a lavorare molto meglio, a studiare e a lavorare molto meglio in campagna. Forte la motivazione nonostante la fatica del lavoro, proprio di sentirci parte di qualcosa di più grande, di più anche politicamente che abbia una valenza in questo momento storico. Io mi sento molto produttrice di cibo e soprattutto mi piace proporlo alla gente, quello che io coltivo. Mi sento produttrice dal momento che vado ad acquistare la piantina, perché mi immagino già cosa da quella piantina viene fuori. Mi sento produttore di cibo perché penso che anche il fatto di appunto avere un qualcosa un'azienda agricola in conduzione vuol dire metterla anche a disposizione degli altri. Mi sento un consumatore di cibo prima che un produttore di cibo, perché le sementi che selezioniamo e gli ortaggi che facciamo qua, il primo a cui devono piacere e piacciono a me, insomma, solo così riesco a comunicarlo, riesco a spiegarne il valore, cose. Per cui più che un produttore di cibo sono un consumatore di cibo, perché mi piace sentire un prodotto particolare e mi piace che sia sempre diverso. Lo faccio perché non posso fare diversamente che questo che faccio, spero che qualcuno lo colga come fatto autentico e tutto ciò che è autentico stranamente al mondo rimane. Faccio ciò che sento, non posso fare diversamente da quello, perciò il resto si arrangiano gli altri. Se noi tornassimo ad avere in ogni città delle isole o anche delle grandi isole, dei buoni appezzamenti di terreno destinato all'agricoltura, che diventi anche fruizione per le persone, che diventi paesaggio, che diventi appunto un volano ecologico, penso che tornerebbe utile a tutti e sarebbe anche una risposta economica interessante per chi ci opera, ma un po' per tutti, perché il cibo buono vicino a casa penso che sia un valore per tutti quanti, insomma. In ogni giorno del mio lavoro ho la consapevolezza che sto lavorando per qualcosa che avverrà in futuro. La sensazione è quella che stiamo investendo su un qualcosa che forse i tempi non sono maturi oggi, ma lo saranno, forse per i nostri figli e nipoti. Io spero che davvero questa diventi l'unico modo di fare agricoltura, l'unico modo possibile per produrre cibo e per presidiare il territorio e viverlo in modo etico.